Jimmy, ti scongiuro, spiegami cosa stai cercando di programmare. Cos'è quell'affare che sta facendo questi blip così strazianti, così sembra che ci sia un satellite che gira per la stanza? Io ho bisogno di tranquillità. No, ma porca, allora, difficoltà a parte, ma sappi che questo è un Mixer Smart 3000. È come enuncia con toni trionfali la locandina del discount. Questo è il miglior shaker da cocktail e programmabile via app. E supporta anche FNR, pensa a te. Messaggio promozionale da Mixer Smart 3000. FNR, il lettore di notifiche free di Mario Pelissetto, è disponibile gratuitamente sul Play Store Android. Sarà anche una macchina meravigliosa, però non capisco io dove sto sbagliando. Continua a darmi errore 17, sequenza incoerente, ma accidenti, io mi sono limitato a programmargli la sequenza che deve eseguire. È perfetta, ma dov'è che è incoerente? Oh, 17! Vedi, te lo dice anche sto coso qui che sei una disgrazia vivente! Ah, Fabiano, tu e la tua smorfia! Io voglio soltanto un cocktail ben amalgamato, non è che sto chiedendo la luna, porca miseria! Vai al bar se vuoi chiedere un cocktail, non comprendere le porcherie che fai te! Ciao ragazzi, ditemi che non state litigando con un banale elettrodomestico a quest'ora del giorno. No, Mario, ti sbagli, è Jimmy che sta litigando e guarda caso l'elettrodomestico sta vincendo. Senti Fabiano, tu c'hai proprio poco da ridere, e piuttosto Mario, vieni qua, aiutami. Ogni volta che avvio il programma, questo coso mi dice sequenza incoerente. Che cacchio devo fare? Fammi un po' vedere, questi aggeggi hanno spesso le loro fisime. Dunque, mi vede le istruzioni. Ma sì, io proverei a invertire questi due comandi. Ok, sì, dai, prova così. Aspetta, c'è questa cosa qua che sta vibrando, ma cosa mi hai dato? Oh, è vero, è partito! Aspetta, dai. Prima di servirlo, lasciamo assaggiare un attimo, dai. Delizioso, e sì che si sente che c'è la mano del buon barman. Quello che fa le cose giuste con le giuste dosi. Bene. Sì, grande barman, quella testa di pirla che ha sbagliato a programmarlo già dall'inizio. Sì, ridi, che la mamma ha fatto la pastiera. Vorrei vedere te all'opera a programmarlo. Ma comunque vi dirò che questa figura barbina di Jimmy arriva proprio a proposito, ragazzi. Dato che oggi intendo parlarvi di come si programma un computer quantistico. Grandioso! Se per programmare questo coso ci vuole un fisico teorico, non oso immaginare cosa serva per programmare un computer quantistico. Dai, vieni qua Jimmy, siediti con noi. Oggi entriamo nel mondo dove il software non dà istruzioni ai bit, ma fa danzare le onde del mondo quantistico. Va bene Mario, mi hai convinto. Fammi mettere la targhetta qua con scritto chiuso. E per stasera mi accomodo qua con voi. Mi rilasso un attimo. Dai, raccontaci tutto. Anche perché onestamente, già che facevo fatica a programmare un videoregistratore, figuriamoci un computer quantistico. In effetti posso comprenderlo, Jimmy. E sappiate che per programmare un computer quantistico servono 3 ingredienti fondamentali: un registro di qubit, le porte quantistiche e la misura. Ecco, già mi sto perdendo. Registro, porte, misure. Stiamo parlando di computer o di condominio? Dove che andiamo a fare le riunioni poi? Ci picchiamo l'un l'altro? Tipo un registro di bit classici? Di principio sì, Jimmy, ma come vi racconto sin dall'inizio, con una differenza fondamentale. In un computer classico, ogni cella di un registro è un bit che contiene o uno 0 o un 1. In un registro quantistico parliamo invece di qubit, ognuno dei quali contiene una sovrapposizione quantistica di zeri ed uni. Quindi un registro da 3 qubit contiene simultaneamente tutte e 8 le possibili combinazioni dei 3 qubit. E questa è la base del calcolo quantistico. Ed è l'inizio del mio mal di testa. Questo ce l'avevi già spiegato la volta scorsa. La potenza del calcolo quantistico nasce dal fatto che tu non agisci su ogni combinazione ad una come faresti su un computer classico, ma su tutte le combinazioni disponibili contemporaneamente. Perfetto Jimmy, ottima sintesi. Un computer quantistico non lavora sui singoli stati, ma contemporaneamente sulle sovrapposizioni quantistiche di tutti gli stati del suo registro. Va bene Mario, va bene, però dimmi un po', come puoi riuscire a programmare questa pazziella, questo saracchiapone di sovrapposizioni? È qui che entra in gioco il secondo ingrediente, le porte quantistiche. Quante porte? Vabbè, torniamo seri, difficile ma ci provo. Allora, queste porte quantistiche sarebbero tipo le istruzioni di questo dannato programma? Esattamente, ma con una differenza sfiziosa.
Una porta quantistica non comanda mai vai a 1 o vai a 0, ma dice piuttosto ruota il tuo stato, mescolati, collegati o meglio entanglati con un altro qubit. Le porte quantistiche non cambiano lo stato, cambiano la forma dell'onda di probabilità e le più importanti da ricordare sono la porta Hadamard che crea la sovrapposizione quantistica, la porta X che agisce come un NOT quantistico e la porta C-NOT che collega due qubit creando un entanglement fra di loro. Invece di comandare accenditi o spegniti, in un computer quantistico non si comandano cambi espliciti di stato, ma piuttosto modifiche della loro forma d'onda. Perfetto. E infine c'è il terzo ingrediente, la misura. Quella che manca il Jimmy. No, quella la so. Quando misuri il qubit, sceglie il suo stato collassando. Bravo! Fino a quel momento è come una moneta che gira, testa e croce insieme. Quando misuri, cade sul tavolo e vedi finalmente il risultato. La misura è l'ultimo passo del programma, quello in cui leggi il risultato del calcolo. E una volta fatto, addio sovrapposizione. In pratica, programmarlo significa prepari il registro, fai le tue mosse quantistiche e poi speri che alla fine esca la cosa giusta. Beh, dai, non proprio speri. Devi mettere le porte nell'ordine giusto per far sì che la soluzione corretta diventi la più probabile, mentre tutte le altre interferiranno fra loro, finendo per cancellarsi. Programmare un computer quantistico, ragazzi, è un po' come orchestrare un coro. Devi fare in modo che solo la voce che ti interessa risuoni più forte delle altre. Quasi inizio a capirci qualcosa. Inizializzi il registro, imposti le porte e infine misuri. Dai, grande, un po' come preparare gli ingredienti, eseguire la ricetta e poi il grande assaggio finale. Ottimo. Te lo bevi tu sta roba, te la bevi. Bravo Jimmy, questa sequenza direi la posso definire perfetta. Ok Mario. Finora ho compreso che abbiamo il registro, le porte e la misura. Ma come li metti insieme per fare qualcosa di utile? In poche parole, come costruisci un algoritmo quantistico? Sappiate innanzitutto che un algoritmo quantistico inizia quasi sempre allo stesso modo. Si prepara il registro in uno stato di totale libertà. Cosa intendi dire? Che lo facciamo sparapanzare in salotto davanti alla TV, una bella birra gelata magari? No, dai, vuol dire che gli diamo la sovrapposizione. Si parte con n qubit messi tutti a 0 e poi su ognuno si applica la porta Hadamard, che li trasforma in una sovrapposizione perfetta di 0 e 1. Quindi, per tornare al tuo esempio di prima, con 3 qubit otteniamo 8 combinazioni e tutte contemporaneamente. Esatto, Jimmy. Questa fase si chiama preparazione dello spazio delle soluzioni. È un po' come dire al computer: ecco, qui ci sono tutte le possibili risposte. Ora troviamo quella giusta. Va bene. Se ho ben capito abbiamo tutte le risposte. Ma noi, domanda un milionazzo di euro, vogliamo quella giusta. E come che la ottieni? E qui entra in gioco il secondo passaggio. Il problema diventa una funzione quantistica, un'operazione che riconosce la soluzione giusta. È ciò che chiamiamo oracolo. Sto iniziando a non capirci più nulla. Già la volta scorsa ci avevi parlato dell'oracolo e vabbè, l'avevo preso per buono. Era un qualcosa che avevi detto che fosse in grado di fiutare la soluzione giusta. Tu oggi ci vieni a dire che un computer quantistico si programma con le porte quantistiche. E adesso ci fai rientrare in scena quello strano oggetto misterioso che era l'oracolo. Si programma con le porte o con l'oracolo? Si programma tutto con le porte quantistiche. L'oracolo in realtà non è altro che un gruppo di porte quantistiche organizzate in modo tale da riconoscere la soluzione giusta. Alla fine non ci sta nessuna entità mistica, nessun deus ex machina. Questo benedetto oracolo che tu tanto dici non è la Sibilla Cumana, giusto? È soltanto un aggregato di porte quantistiche disposte in maniera intelligente. L'oracolo è una funzione costruita esattamente come ogni altro pezzo del circuito, ma con uno scopo preciso. Se la combinazione dei qubit corrisponde alla soluzione, cambia la fase di quel solo stato. Se invece è sbagliata, non la tocca. Quindi tutto avviene con le solite porte note che ci hai detto prima, H, X, CNOT, eccetera. Proprio così. E l'oracolo si costruisce combinando queste porte in modo da implementare una proprietà stessa del problema. Dai, facciamo un esempio semplice. Pensiamo a una cassaforte a 3 qubit, che quindi avrà 8 combinazioni possibili da 000 a 111, e supponiamo che noi vogliamo trovare la combinazione corretta e che questa sia 101. Ok, ma cosa dobbiamo fare per identificarla?
Prima di tutto si parte dai 3 qubit in sovrapposizione e quindi vuol dire che il nostro computer non sta scegliendo una combinazione, le sta considerando tutte e 8 insieme, come abbiamo già detto prima. Dopodiché costruiamo l'oracolo, il circuito quantistico che sia in grado di riconoscere la combinazione primo qubit a 1, secondo qubit a 0, terzo qubit a 1. E per il riconoscimento posso utilizzare una porta CNOT estesa a 3 qubit. Questa porta si attiva solo quando tutti i qubit controllati sono a 1, per cui devo prima invertire il qubit centrale tramite una porta X. Quindi il circuito in definitiva sarà formato da una porta X in ingresso sul qubit centrale e da un CNOT su tutti e 3 i qubit. Ah, che mal di testa, Mario, che mal di testa. Ci sono più porte strane che a Monopoli, a Mostropoli, tutti quei giochi strani che fate. No, vabbè, dai, Fabiano, non è mica poi così difficile da comprendere. Ti prendi un keynote, te lo bevi, lo stappi, là, tac. Jim, state zitto e pensa a programmare il tuo Turbo Mixer, Super Street Fighter, come si chiama? Fate i bravi ragazzi, su dai, non è difficile. Ricapitoliamo come è fatto questo oracolo. Innanzitutto capovolgo il qubit centrale con una porta X. A questo punto la combinazione 101, dopo il flip del qubit centrale, diventa 111. Ed è a questo punto che applico una bella porta CNOT estesa a controllo triplo che si attiva solo quando tutti e 3 i controlli sono a 1. Se si attiva si applica una porta Z che cambia la fase di quel solo stato e poi rimetto a posto il qubit convertito. Facile, no? Vorrei capire un pochettino come fa l'oracolo a marcare la combinazione giusta. E soprattutto, questi altri 7 stati, che fanno? Non cambiano, rimangono come erano. Solo la combinazione 101, come vi ho detto prima, riceve il cambio di fase grazie alla porta CNOT. Sì, però non riesco a capire ancora come si individua poi la combinazione giusta. Vi ho detto che la porta CNOT inverte la sola fase corretta, ok? Quindi fra tutti e 8 gli stati ce ne sarà solo uno che avrà la fase invertita. A questo punto viene applicata la cosiddetta operazione di Groover, che aumenta l'altezza probabilistica dello stato marcato e al contempo abbassa quella di tutti gli altri. È un po' come se in una stanza ci fossero 8 persone che canticchiano tutte alla stessa altezza. A questo punto entra l'oracolo che sceglie uno di loro e lo marca. E infine entra il signor Groover che amplifica solo la voce del cantore scelto dall'oracolo e abbassa quella di tutti gli altri. Quindi invece di provare 8 combinazioni ad una, le preparo tutte insieme. Poi marchio quella giusta e poi la faccio cantare più forte delle altre mentre le altre le abbasso di volume. Questo è esattamente cosa fa Groover. E funziona sempre allo stesso modo, che tu abbia 8 combinazioni, 32, 1000, 1 milione o anche 10 alla 20 combinazioni e alla via così all'infinito. Il metodo è sempre quello: sovrapposizione più oracolo più amplificazione. E alla fine, non importa che metodo, mi viene sempre mal di testa. Grazie, Mario. Qua mi tocca dar ragione a Fabiano. Quell'esempio della cassaforte quantistica mi ha fatto letteralmente impazzire. Pensa che erano soltanto 3 i qubit. Non oso pensare come si possono implementare degli algoritmi quantistici di quelli veri, quelli che fanno davvero tremare i computer classici. Qui dobbiamo passare a presentare i 3 veri grandi colossi del calcolo quantistico: Groover, Shor e il QAOA, Quantum Approximate Optimization Algorithm. Cos'è una quella roba di film Marvel? Sembra un trio di super pazzoli alieni. Questi 3 algoritmi funzionano e fanno miracoli solo nel mondo quantistico, perché i qubit, ricordiamocelo bene, non sono numeri, ma onde che possono oscillare, interferire, cancellarsi e rafforzarsi una con l'altra. Cominciamo dall'algoritmo quantistico di Groover. Vi ho già accennato prima i principi base di come funziona, ma dai, su via, ripetiamolo. Invece di cercare una voce alla volta, Groover costruisce un'onda quantica che contiene tutte le possibilità sovrapposte. Poi, come un direttore d'orchestra, usa l'interferenza per far emergere la soluzione che soddisfa la condizione. Dai, è un po' come se chiedesse all'orchestra delle probabilità: chi di voi è la soluzione corretta? E quella corretta diventa sempre più intensa ad ogni iterazione. Ed ecco perché abbiamo concluso che l'onda giusta alla fine canterà più forte delle altre. Facciamo il caso che vuoi trovare una parola in un dizionario non ordinato con dentro 1 milione di parole. Un computer classico ci mette al massimo 1 milione di tentativi, mentre con l'algoritmo di Groover ne basteranno 1000. Se fossero 10 miliardi, Groover ne richiederebbe al massimo 100.000. È come trasformare un oceano in una piscina. 1000 tentativi invece di 1 milione.
Un professor X della matematica? Ma com'è che riesce ad inventarsi una roba del genere? In realtà la scoperta di questo algoritmo così potente, sappiate, che avvenne quasi per scherzo. Groover lavorava ai Bell Labs e un giorno, durante una pausa caffè, un collega gli chiese ridendo: peccato che i computer quantistici non serviranno a cercare nei database non ordinati. Lì non c'è scampo. Groover tutto lì non rispose. Tornò in ufficio e ci pensò per un pomeriggio intero. Ma il giorno dopo si presentò al collega con la bozza dell'algoritmo fatto e finito. Mi stai dicendo che questo, dopo il caffè, invece di fare sigarette e bagno, è andato in studio e ha tirato fuori questa bomba di algoritmo in meno di 24 ore? La leggenda dice che l'intera idea, l'inversione di fase più l'operatore di fusione, che è poi la base di tutto, gli venne a mente mentre guardava delle onde interferire in uno stagno vicino al laboratorio. Lo colpì l'idea che un segnale potesse amplificarsi non perché veniva aggiunto, ma perché tutto il resto veniva cancellato. Quindi questo Groover si è inventato sta roba osservando dei cerchi in lo stagno? Alla faccia il metodo equazionale algebricco. Cos'è, poesia sta roba? Il metodo di Groover è caratterizzato da una grande intuizione di base. Nel mondo quantistico, per far cantare di più la soluzione giusta, non bisogna giocare sulla forza del segnale, ma piuttosto sulla sua direzione. Vero intendo dire sulla sua fase. Questo era veramente sfasato, però devo dire che ha rivoluzionato la ricerca con questa intuizione. Esatto, ed è singolare il fatto che tutto sia nato da un collega convinto che fosse impossibile. Insomma, ragazzi, mai provocare un fisico dei Bell Labs. Ma ora passiamo a parlare dell'algoritmo quantistico di Shor, quello che ha fatto tremare le banche. Cosa? Senti bello, il mio conto in banca è già magro. E ora mi stai dicendo che sto correndo anche il rischio che qualche genio computazionale algebricco me lo prosciughi? Per fortuna non ancora, in realtà, Fabiano. Ma fatemi prima raccontare le due cose su questo signore. Shor era letteralmente un genio, ma era timido, lavorava all'MIT e quando nel 1994 si presentò a una conferenza, lesse il suo paper, molto intimidito, sottovoce, ma cambiò il mondo. In quel paper, ragazzi, era descritto un algoritmo che era in grado di fattorizzare numeri giganteschi in un tempo ridicolo rispetto a qualsiasi computer classico. Fattorizzare? Vuoi dirmi tipo scomporre, che so, 91 in 7x13? Precisamente, Jimmy. È solo che l'algoritmo quantistico di Shor è in grado di fattorizzare numeri da centinaia di cifre, quelli su cui si basa in pratica la RSA, cioè la sicurezza delle banche, delle carte di credito, di internet, di WhatsApp, di tutto. La sicurezza della RSA si basa sul fatto che nella pratica comune è impossibile fattorizzare numeri giganteschi. Ma nel 1994 Shor ci ha dimostrato che un computer quantistico può farlo, e in tempi brevissimi. Sì, ma sono calcoli impossibili, ma come fa? Sappi solo che questo geniale algoritmo non cerca i divisori uno alla volta, cerca un pattern. In pratica trasforma il numero in una funzione periodica e poi usa l'interfaccia quantistica per trovare quel periodo. Una volta trovato il suo periodo, puoi fattorizzare il numero. Aspetta Mario, aspetta un attimo, che tutte queste pintate con Fabiano mi hanno fatto rimbambire. Fanculio. Io dai tempi dell'università ricordo qualcosa delle trasformate di Fourier, ma non molto in realtà. Allora entriamo un attimino nel cuore dell'algoritmo di Shor, cercando però al contempo di non complicarci troppo la vita, ragazzi, vi capisco. Per capire come funziona questo algoritmo dobbiamo accettare una cosa un po' controintuitiva. Shor non cerca i divisori, ma scopre un periodo. Tutto l'algoritmo si basa su questo. Tipo quello delle onde delle sinusoidi? Esattamente! Shor trasforma il problema della fattorizzazione in un problema di ritmo, di ripetizione. Invece di chiedersi quali numeri moltiplicati fra loro danno n, si chiede qual è il periodo della funzione trasformata periodica f di x uguale ad a alla x modulo n? Sappiate che se trovi il periodo, ne trovi i divisori. È un po' come se per aprire una cassaforte non cercassi la combinazione, ma il tempo con cui le rotelle si ripetono. Sentite gente, mi avete proprio fatto impazzire con questi vostri deliri. Vado a farmi un panino. Chiamate quando avete finito con questi assurdi deliri che non capisco a beata mazzola. Ok, Fabiano, ti capisco, vai pure a farti il tuo panino che continuo con Jimmy. Dunque, Jimmy, dicevamo, questa funzione f di x così trasformata non cresce in modo lineare. Fa su e giù, si ripete, ha una cadenza precisa, una specie di passo di danza. Quella ripetizione, chiamiamolo quel periodo R, è la chiave per fattorizzarla. Ti faccio un esempio pratico.
Supponiamo di voler fattorizzare 15. Scegliamo A uguale a 2, identifichiamo la funzione f di x uguale 2 alla x modulo 15. Risolviamola per una serie di valori di x e troveremo la sequenza di valori 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8 e alla via così. Concluderemo presto che la sequenza che si ripete è 1, 2, 4, 8 e che il suo periodo è 4. Una volta determinato il periodo, utilizzando la matematica dei numeri modulari, che mi guarderò bene dallo spiegarvi, tramite un paio di semplici formule otterremo i divisori 3 e 5. Ok Mario, mi hai convinto. Mettere una bella copertina in questo podcast, così almeno la gente qua, quando avrà perso il segno, potrà almeno rifarsi gli occhi. Perché io veramente, lo ammetto, mi sono perso. Ma anche se, un po' come lo dici tu, non mi sembra nemmeno difficile da fare. Dove sta la complessità che solo un computer quantistico può svolgere questo procedimento in tempi non biblici? Beh, Jimmy, la parte che ti ho mostrato è pensa la faccia semplice del problema. Quella che noi possiamo calcolare a mano scegliendo un numero minuscolo, come nell'esempio che abbiamo fatto, come è 15. Ma prova solo che a immaginare di dover trovare il periodo di una funzione del tipo a alla x modulo n, quando n ha ad esempio 300 cifre. E per scoprire quel benedetto periodo R dovresti calcolare la funzione per un numero enorme, ma veramente enorme di valori di x. Valori talmente grandi che un computer classico impiegherebbe, ragazzi, milioni di anni, anche solo per cominciare. Quindi il problema è che per numeri esageratamente grandi questa funzione che si ripete ha un periodo enorme. E la ripetizione potrebbe avvenire dopo miliardi, trilioni, fantastiliardi di passi. Un computer classico dovrebbe provare uno dopo l'altro tutti questi valori di x per scoprire esattamente ogni quanti passi la funzione si ripete. Capiamo tutti che se n è molto grande, provare tutti i numeri uno per uno è impossibile nella pratica. E qui entra il genio di Shor. Lui non calcola tutti i valori uno per uno, ma trasforma il numero in un'onda e poi la fa risuonare sul suo periodo. Oddio, sembra magia, ma come fa? Beh, in un computer classico puoi chiedere quanto vale f di 3, mentre in un computer quantistico puoi preparare uno stato che ti dà contemporaneamente f di 0, f di 1, f di 2, f di 3, fino a milioni di valori contemporaneamente. E non li calcoli appunto uno ad uno, li metti in scena tutti assieme come un'unica onda, come un pattern globale. Tipo un coro. Perfetto! E a questo punto Shor che fa? Prende questo coro quantistico dove tutti i valori della funzione sono cantati insieme e ci applica la trasformata quantistica di Fourier, la QFT. Questa funzione pensatela come un gigantesco analizzatore di frequenze, come quelli che mostrano lo spettro delle frequenze che formano un suono. Tipo quello che si vede sul display di uno stereo, quelle lucine delle frequenze che ballano al ritmo. Esatto, e la QFT prende tutti quei valori in sovrapposizione e tira fuori ciò che veramente li caratterizza. La frequenza, cioè il periodo R, dove un computer classico deve ascoltare ogni nota una per uno. Ricordatevi che un computer quantistico ascolta l'intera struttura dell'intera canzone in un solo istante. Ed è per questo che il periodo, la cui individuazione in un computer classico richiederebbe un'eternità, in un computer quantistico salta subito fuori in un colpo solo, come una nota che stona nel coro. E da quel periodo, con due semplici operazioni matematiche di matematica modulare, sarà in grado di ottenere i divisori del numero, senza averli mai cercati direttamente. E qui Silvan spostati, perché la magia di Shor non si basa sulla fattorizzazione, bensì sull'individuare quel dannato periodo senza doverlo calcolare punto per punto. In questa storia la vera montagna è il periodo. Una volta scalata quella, il resto diventa una passeggiata. E a questo proposito voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. Quando chiesero a Shor come avesse avuto quell'incredibile idea, pare che lui avesse risposto: stavo pensando a Fourier, poi ho pensato all'aritmetica modulare. Infine ho unito le due cose, insomma una passeggiata mentale. Però no, non è stata proprio una passeggiata, devo dirlo. Devo dire proprio di no, però possiamo dire che mentre Grover trova un ago nel pagliaio, Shor individua il ritmo nascosto nella sua struttura e con ciò scopre dove si trova l'ago. Dai, mi piace questa tua conclusione. Ti metto il mio like. Mamma mia ragazzi, ci vuole proprio un panino, salatini, noccioline, birra, tanto paga Jimmy. Però aspetta un attimo Fabiano, da dove l'hai preso quel panino? Non è che è tipo quelli di Final Fight che li raccogli da terra?
No, quelli li lascio a te. Questo l'ho fatto io con la tua roba. Buonissimo. Spero che non sia quella dello scaffale dove tengo le cose scadute. No, quelli li lascio sempre a te. Ormai sono di casa qui. Allora, Mario, hai finito di parlare di tutte queste cose algebriche, mal di capocce? Beh, non del tutto, Fabiano, manca ancora un algoritmo di cui parlare, il QAOA. Che cos'è sta roba? La rock band? Una di quelle sigle di università americane? Che è sta roba? È tipo YMCA. Li conosci bene? In effetti QAOA può ricordare il nome di qualche band metal, ma sappiate che è uno degli algoritmi più promettenti in assoluto. QAOA sta per Quantum Approximate Optimization Algorithm, che possiamo liberamente tradurre come ottimizzatore quantistico approssimato. Funziona per problemi di ottimizzazione, in cui devi scegliere tra milioni di possibilità quella migliore. Pensate ad esempio di dover pianificare la rete elettrica di un paese, oppure ottimizzare i turni di un grande ospedale, il traffico, la disposizione di un magazzino. Gli impegni di Fabiano. Che possino. Quindi questo algoritmo è in grado di dirti «Ehi, questa è la scelta migliore che puoi fare». Assolutamente sì, e funziona con i computer quantistici attuali, che sono tra l'altro rumorosi ed imperfetti. Per questo tante aziende lo stanno usando già oggi in fase di sperimentazione. E c'è un aneddoto famoso a riguardo. Nel 2019 un team usò QAOA per ottimizzare la configurazione di un sistema di molecole. Il risultato fu migliore di quello di un algoritmo classico. Non significativo in termini assoluti, ok? Ma un segnale enorme. Ci stava dicendo che i computer quantistici cominciavano a vincere qualche round. Quindi il futuro non sarà fatto soltanto di risoluzione di calcoli così complessi da essere considerati oggi impossibili, bensì anche di ottimizzazioni nel mondo reale. Esattamente, il quantum computing non serve solo a fare più calcoli, ma anche a fare meglio, più velocemente, più precisamente e più in profondità. Proviamo a riassumere in 2 parole. Grover trova quello che cerchi. Shor individua il ritmo nascosto nei numeri. QAOA ti suggerisce come conviene vivere. E io vi preparo un bellissimo cocktail, tè. E tutti e tre però, ragazzi, hanno qualcosa in comune. Trasformano problemi impossibili in paesaggi geometrici, fatti di onde che si sommano, interferiscono, si cancellano, fino a rivelare la risposta giusta. Aspetta, quindi non è che il computer quantistico pensa più veloce. Ci hai detto chiaramente che i qubit sono molto più lenti di un bit di un computer classico. Un computer quantistico pensa semplicemente in un modo diverso, ecco, a onde probabilistiche e non a passi discreti. È questo che gli consente di ispezionare tutte le possibili soluzioni in un colpo solo e quindi di individuare quella corretta come se fosse un'interferenza, una stonatura in un coro. Vedi che questo split veramente mi ha aperto la testa. Questa è la rivoluzione più grande. Non stiamo più semplicemente costruendo macchine più potenti. Stiamo costruendo nuove architetture con nuove logiche, in grado di affrontare i problemi in un modo completamente nuovo, vedendolo nella sua interezza e non solo nelle sue parti. Un enorme cambio di prospettiva, ragazzi, come vedere un paesaggio dall'alto, percependone tutti i componenti in un colpo solo e non uno coperto dall'altro. E tutto questo sta avvenendo mentre noi ci troviamo ancora in difficoltà a programmare questo dannatissimo shaker automatico. Perché tu sei a capa e povola, tu non capisci niente e non sai fare nulla. Per fortuna ci sto io che bevo questa roba qui, è gratis, quindi faccio il sacrificio. Finora abbiamo raccontato come si programmavano i computer classici, istruzione dopo istruzione, un passo dietro l'altro, e come mattoni su un muro. Ma nel mondo quantistico no, un computer quantistico mette in scena tutte le possibilità e lascia che interferiscano fra loro, e poi lascia emergere quella giusta. È un modo completamente diverso di trattare l'informazione. Filosofico e magico allo stesso tempo. Se pensiamo poi che è in grado di individuare una soluzione in qualche minuto anziché in 1 milione di anni, pensa a te. Ed è proprio questo il punto, ragazzi. I computer quantistici ci ricordano che per risolvere i problemi più grossi non serve la forza bruta, serve struttura, armonia e interferenza. E a questo punto, ragazzi, voglio concludere con un brindisi ai computer quantistici che possano insegnarci la giusta lezione. Il mondo non si conquista urlando più forte, ma ascoltando le note giuste. Oh, prendo anch'io. A un futuro dove magari la combinazione giusta all'otto mi arriva il primo colpo in faccia miliardi. E a questo nuovo modo di pensare, alle idee che non camminano in linea retta ma vibrano, ondeggiano, si intrecciano, proprio come i podcast del Vintage People Network, che sono fantastici, fantasmagorici,
milioni di miliardi di possibilità di intrattenimento differente, un gruppo Telegram dove potete iscriverci, un canale YouTube dove potete vedere le nostre brutte facce. E adesso dai, passano questi cubiti di ghiaccio, vai, che li shakero insieme a tutto il resto e ci facciamo un altro bello spritz. 1, 2, 3, dai,